Benvenuti e bentornati sul canale. Oggi andremo a realizzare questo simpaticissimo orsetto per San Valentino. È semplicissimo da fare, vi seguirò passo per passo su come realizzare tutti i pezzi, su come andare a inserire gli occhietti e fare le sopracciglia e naturalmente vi dirò anche come andarlo a cucire. L'unico dettaglio che volevo sottolinearvi su questo rossetto è che io per realizzare il corpo ho utilizzato un tipo di cotone e invece per realizzare il cuore ne ho utilizzato un altro leggermente più grosso. Per il corpo ho utilizzato il cotone Friends Cotton 8/4 di Hobbii, invece per il cuore ho utilizzato lo stesso tipo di cotone, però 8/8, quindi questo è più fine rispetto a questo. Prima di proseguire ti ricordo, se non l'hai ancora fatto, di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così ogni volta che pubblico ti arriverà una notifica, di lasciare un like come supporto e che mi trovi su Instagram come 1000 creazioni Sonia. Iniziamo dalla testa e andiamo a fare un anello magico di 6 maglie basse. Una volta fatto l'anello magico andiamo a fare 6 aumenti consecutivi, ovvero un aumento in ogni maglia. Una volta fatti i 6 aumenti consecutivi, nel nostro lavoro dobbiamo avere 12 maglie basse. Adesso andiamo a fare una maglia bassa e un aumento. Lavoro la prima maglia e la vado anche a marcare perché è quella che ci segna l'inizio del giro. Quindi da questo giro in poi tutte le prime maglie di ogni giro le vado a marcare con il marcapunti. Nella maglia successiva faccio un aumento. Proseguo in questo modo per altre 5 volte, quindi fino a fine giro. Una volta finito il giro, il nostro lavoro è composto da 18 maglie. Adesso andiamo a fare 2 maglie basse e un aumento per 6 volte. Prima maglia bassa, seconda maglia bassa e nella successiva faccio un aumento. Ripeto questi passaggi per altre 5 volte, quindi fino a fine giro. Finito questo giro dobbiamo avere un totale di 24 maglie basse, quindi abbiamo capito che di giro in giro aumentiamo le maglie che si trovano tra gli aumenti. Quindi nel primo giro abbiamo fatto una maglia bassa e un aumento, adesso abbiamo fatto 2 maglie basse e un aumento e nei giri successivi aumentiamo sempre di uno. Adesso dovete andare a fare 3 maglie basse e un aumento per 6 volte per un totale a fine giro di 30 maglie basse. 4 maglie basse e un aumento per 6 volte per un totale di 36 maglie basse. 5 maglie basse e un aumento per 6 volte per un totale di 42 maglie basse. 6 maglie basse e un aumento per 6 volte per un totale di 48 maglie basse. 7 maglie basse e un aumento per 6 volte per un totale di 54 maglie basse. 8 maglie basse e un aumento per 6 volte per un totale di 60 maglie basse e 9 maglie basse e un aumento per 6 volte per un totale di 66 maglie basse. Questo è il risultato finale una volta arrivati a 9 maglie basse e un aumento. Adesso dobbiamo andare a fare 14 giri di 66 maglie basse.
Questo è il risultato finito una volta realizzati 14 giri di 66 maglie basse. Adesso dobbiamo iniziare con le diminuzioni e andiamo a fare 9 maglie basse e una diminuzione. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e vado a fare la diminuzione. Dobbiamo ripetere questo passaggio per altre 5 volte. Finito il giro di 9 maglie basse e una diminuzione, dobbiamo avere un totale di 60 maglie basse. Dobbiamo andare a fare 8 maglie basse e una diminuzione per 6 volte. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, faccio la diminuzione e ripeto questo passaggio per altre 5 volte, quindi fino a fine giro. Una volta finito il giro dobbiamo avere un totale di 54 maglie basse. Adesso proseguiamo facendo 7 maglie basse e una diminuzione per 6 volte. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e adesso faccio una diminuzione. Ripeto questo passaggio per altre 5 volte, quindi fino a fine giro. Una volta finito il giro dobbiamo avere un totale di 48 maglie basse. Adesso dobbiamo andare a fare 2 maglie basse e una diminuzione per 12 volte. Una, 2 e faccio la diminuzione. Ripeto questo passaggio per altre 11 volte, quindi fino a fine giro. Una volta finito il giro dobbiamo avere un totale di 36 maglie. Adesso dobbiamo andare a posizionare gli occhietti. Dobbiamo andare a posizionarli tra il 18° e il 19° giro. Quindi partendo da qui in alto dall'anello magico, contandolo, conto 19 giri. Scusatemi, 18 giri. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e tra il 18° e il 19° giro entro con l'uncinetto e creo un foro. Prendo il mio occhietto e vado a posizionarlo nel foro che ho realizzato. In questo modo. Adesso devo contare 11 giri, scusatemi, 11 maglie, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, quindi tra l'11° e la 12° maglia entro di nuovo con l'uncinetto, allargo la maglia creando un forellino e vado a posizionare il mio occhietto. Una volta posizionati vado e inserisco la sicura.
Adesso posso proseguire con la realizzazione della faccia se volete ricamarla, o se no andiamo a proseguire chiudendo la testa. Nel mio caso voglio andare a realizzare le sopracciglia, quindi prendo un filo nero e l'ago. Entro proprio all'interno della testa e conto 1, 2, 3 giri. Tra il terzo e il quarto giro, vedete, 1, 2, 3, entro con l'ago e porto fuori il filo. Qui tengo un'estremità perché poi ci servirà per andare a legare insieme e bloccare il filo del nostro ricamo. Adesso conto 1, 2, 3, 4 maglie e tra la quarta e la quinta inserisco il mio ago. Io solitamente non lo faccio sempre nella stessa linea, ma scendo di una linea in questo modo e vado poi a inserirmi, vedete dove sono entrata all'inizio, in questo modo. Adesso rientro qui in questo punto e porto il filo fuori dalla testa. Un sopracciglio è fatto, vado a fare nello stesso identico modo anche l'altro. Una volta che abbiamo concluso le sopracciglia, prendo il filo che avevo lasciato lunghetto prima e vado a fare 2 nodi per bloccare il filo. All'interno non stringo tanto, giusto un nodino in modo che il ricamo delle sopracciglia non si disfi. Una volta fatto posso andare a tagliare il filo che c'è in eccesso e il filo nero rimarrà poi all'interno della nostra testa. Adesso vi faccio vedere come proseguire. Adesso facciamo una maglia bassa e una diminuzione per 12 volte. La maglia bassa, e la diminuzione. Ripetiamo questo procedimento per altre 11 volte. Una volta finito questo giro dobbiamo avere un totale di 24 maglie basse. Adesso dobbiamo andare a fare 2 maglie basse e una diminuzione per 6 volte. Prima maglia bassa, seconda maglia bassa e vado a fare la diminuzione. Ripeto questo passaggio per altre 5 volte. Finito questo giro dobbiamo andare ad avere nel nostro lavoro un totale di 18 maglie basse. Abbiamo finito così la nostra testa, quindi togliamo il marcapunti, andiamo a fare una maglia bassissima, una catenella e possiamo tagliare il filo. Lo vado a tagliare abbastanza lunghetto perché ci servirà poi per andare a cucire la testa al corpo. E la testa è conclusa. Possiamo andare, volendo, a riempirla di ovata, di imbottitura già adesso, oppure farlo in un secondo momento quando avremo già tutti i pezzi del nostro orsetto disponibili. Proseguiamo a lavorare il corpo. Andiamo a fare un anello magico di 6 maglie basse. Una volta fatto l'anello di 6 maglie basse vado a fare 6 aumenti consecutivi. Quindi realizzo 2 maglie basse in ogni maglia. Una volta finiti i 6 aumenti consecutivi abbiamo un totale così di 12 maglie basse. Adesso andiamo a fare una maglia bassa e un aumento per 6 volte.
prima maglia bassa e inizio a mettere il marcapunti. Nella maglia successiva un aumento. Ripeto questi passaggi per altre 5 volte. Una volta concluso il giro dobbiamo avere un totale di 18 maglie basse. Adesso dobbiamo andare a fare sempre aumenti progressivi. Vi lascio qui il post-it degli aumenti che dobbiamo andare a fare. Quindi per il prossimo giro dobbiamo andare a fare 2 maglie basse e un aumento per 6 volte e a fine giro abbiamo un totale di 24 maglie basse. Poi 3 maglie basse e un aumento per 6 volte e a fine giro abbiamo un totale di 30 maglie basse. 4 maglie basse e un aumento per 6 volte e a fine giro dobbiamo avere un totale di 36 maglie basse. 5 maglie basse e un aumento per 6 volte e a fine giro un totale di 42 maglie basse. 6 maglie basse e un aumento per 6 volte e a fine giro un totale di 48 maglie basse. E infine 7 maglie basse e un aumento per 6 volte e a fine giro dobbiamo avere un totale di 54 maglie basse. Adesso andate a realizzare questi aumenti, poi vi faccio vedere come proseguire. Una volta finiti i giri di aumenti, questo è il nostro lavoro. Adesso dobbiamo andare a fare 12 giri di 50 maglie basse. Una volta conclusi i 12 giri di 50 maglie basse, iniziamo le nostre diminuzioni. Dobbiamo andare a fare 7 maglie basse e una diminuzione per 6 volte. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e nella prossima una diminuzione. Ripeto questo passaggio per altre 5 volte. Una volta finito il giro di 7 maglie basse e una diminuzione, avremo nel nostro giro un totale di 48 maglie basse. Adesso dobbiamo andare a fare 3 giri di 48 maglie basse. Finiti i 3 giri di 48 maglie basse, devo andare a fare 6 maglie basse e una diminuzione per 6 volte. Una, 2, 3, 4, 5, 6 e nella successiva una diminuzione. Ripeto questo procedimento per altre 5 volte. A fine del giro dobbiamo avere un totale di 42 maglie basse. Adesso dobbiamo andare a fare 2 giri di 42 maglie basse. Una volta fatti 2 giri di 42 maglie basse, dobbiamo proseguire con le diminuzioni. Vi lascio come sempre il post-it qui a fianco e proseguiamo facendo 5 maglie basse e una diminuzione per 6 volte e a fine giro abbiamo un totale di 36 maglie basse. 4 maglie basse e una diminuzione per 6 volte e a fine giro abbiamo un totale di 30 maglie basse. 3 maglie basse e una diminuzione per 6 volte e a fine giro abbiamo un totale di 24 maglie basse. 2 maglie basse e una diminuzione per 6 volte e a fine giro abbiamo un totale di 18 maglie basse. Una volta fatti questi giri, poi vi faccio vedere come proseguire. Una volta finiti i giri di diminuzioni, questo è il risultato. Adesso dobbiamo andare a fare 3 giri di 18 maglie basse. Una volta realizzati i 3 giri di 18 maglie basse, il nostro corpo è concluso. Togliamo il marcapunti, facciamo una maglia bassissima, una catenella e tagliamo subito il filo perché in questo caso non ci servirà per cucire. Come abbiamo fatto per la testa, possiamo andare a imbottire volendo subito oppure successivamente una volta che abbiamo tutti i pezzi. Iniziamo a lavorare le nostre gambe dal cotone rosso e andiamo a fare un anello magico di 6 maglie basse. . 1,
fatto l'anello magico, andiamo a realizzare 6 aumenti consecutivi, quindi in ogni maglia andiamo a realizzare 2 maglie basse. Adesso sul nostro lavoro troviamo un totale di 12 maglie basse. Dobbiamo proseguire facendo una maglia bassa e un aumento per 6 volte e a fine giro abbiamo un totale di 18 maglie basse. Poi 2 maglie basse e un aumento per 6 volte e a fine giro abbiamo un totale di 24 maglie basse. 3 maglie basse e un aumento per 6 volte e a fine giro abbiamo un totale di 30 maglie basse. E infine 4 maglie basse e un aumento sempre per 6 volte e a fine giro abbiamo un totale di 36 maglie basse. Una volta che avete fatto questi giri di aumenti progressivi, vi mostro come proseguire. Questo è il risultato una volta fatti i giri di aumenti. Adesso dobbiamo andare a cambiare colore. Tolgo il marcapunti, faccio qui una maglia bassissima e chiudo con una catenella e posso tranquillamente tagliare il filo. A questo punto metto il colore rosso da parte e prendo il colore del nostro orsetto. Prendo il filo, lo vado a bloccare con l'indice dietro il lavoro e con l'uncinetto entro dove ho fatto la maglia bassissima. Vado a fare una catenella, rientro nello stesso punto e faccio una maglia bassa. Mi sposto nella maglia successiva. Questa qui non la lavoro perché l'ho già lavorata, è la maglia dove era il punto bassissimo. Mi sposto in quella accanto, lavoro insieme le 2 codine dei fili in modo da bloccarli e faccio di nuovo una maglia bassa. Devo proseguire a lavorare 4 giri di 30 maglie basse. Una volta arrivati qui nell'ultimo giro, proseguiamo a spirare come sempre, quindi nella prima maglia del giro mettiamo il marcapunti. Questo è il risultato una volta finiti i 4 giri di 36 maglie basse. Adesso dobbiamo andare a fare 14 maglie basse, 4 diminuzioni consecutive, di nuovo 14 maglie basse. Adesso vi faccio vedere. Una, 2, 3, 11, 12, 13, 14. Vado a fare 4 diminuzioni consecutive. Una, 2, 3, 4 e adesso di nuovo 14 maglie basse. 1, 2, 3, 11, 12, 13 e 14. In questo giro dobbiamo avere un totale di 32 maglie basse. Adesso dobbiamo andare a fare 12 maglie basse, 4 diminuzioni consecutive e di nuovo 12 maglie basse. Una, 2, 3, 11, 12. Vado a fare le 4 diminuzioni consecutive. Una, 2, 3,
Adesso di nuovo 12 maglie basse. 1, 2, 3, 10, 11 e 12. In questo giro abbiamo un totale di 28 maglie basse. Arrivati a questo punto dobbiamo andare a lavorare 10 giri di 28 maglie basse. Quindi adesso lavoriamo le maglie così come si presentano. Andiamo a fare 12 maglie basse, 2 diminuzioni consecutive e di nuovo 12 maglie basse. Una, due, 3, 10, 11, 12. Adesso andiamo a fare le 2 diminuzioni consecutive, quindi una e 2, e adesso proseguiamo facendo di nuovo 12 maglie basse. 1, 2, 3, 10, 11 e 12. Adesso arrivati a questo punto abbiamo un totale di 26 maglie basse. Dobbiamo andare a fare 10 giri di 26 maglie basse. Questo è il risultato una volta finiti i 10 giri di 26 maglie basse. Tolgo il marcapunti, faccio una maglia bassissima, una catenella e taglio il filo abbastanza lunghetto perché ci serve per poi andare a cucire. La prima gamba è conclusa, dobbiamo soltanto andare a imbottirla. Dalle gambe ne dobbiamo fare un'altra identica. Andiamo a realizzare le braccia. Iniziamo nuovamente con il filato rosso e andiamo a fare un anello magico di 6 maglie basse. Una volta concluso l'anello magico andiamo a fare 6 aumenti consecutivi. Fatti 6 aumenti consecutivi, nel nostro lavoro abbiamo 12 maglie. Adesso andiamo a fare una maglia bassa e un aumento. Prima maglia bassa, nella maglia successiva un aumento. Ripetiamo questo passaggio per altre 5 volte. Arrivati a questo punto facciamo un altro giro di aumenti e dobbiamo andare a fare 5 maglie basse e un aumento per 3 volte. A fine di questo giro avremo un totale di 18 maglie basse. Prima maglia, 2, 3, 4, 5 e nella successiva un aumento. Ripeto questo procedimento per altre 2 volte. A fine giro dobbiamo avere un totale di 21 maglie basse. Adesso dobbiamo andare a cambiare colore. Tolgo il marcapunti, come prima vado a fare una maglia bassissima, una catenella e taglio il filo.
e il rosso possiamo di nuovo metterlo da parte. Andiamo a prendere il colore del nostro orsetto. Facciamo lo stesso procedimento che abbiamo fatto prima, quindi prendiamo il filo, lo mettiamo dietro il lavoro in questo modo. Entro nella maglia bassissima e faccio una catenella, rientro nella stessa maglia e faccio una maglia bassa. Mi sposto nella maglia a fianco, quindi questa qui la salto, lavoro in questa e proseguo a lavorare maglie basse per tutto il giro. Una volta arrivati qui all'ultima maglia, proseguo a lavorare a spirale come ho sempre lavorato e nella prima maglia del giro metto il marcapunti. Adesso dobbiamo andare a lavorare un totale di 20 giri di maglie basse. Una volta fatti i 20 giri di maglie basse, questo è il risultato finale. Allarghiamo la nostra asolina e andiamo a imbottire il lavoro. Una volta imbottito il nostro braccio, togliamo il marcapunti e andiamo a chiudere il nostro lavoro. Andiamo a piegarlo a metà e andiamo a lavorare una maglia da un lato e una maglia dall'altro lato, in questo modo, facendo una maglia bassa. Quindi prendiamo le due maglie, una da un lato e una dall'altra, e chiudiamo con una maglia bassa. Ripetiamo così fino a chiudere completamente tutto il nostro lavoro. Una volta arrivata alla fine, faccio una catenella e taglio il filo abbastanza lunghetto perché poi ci servirà per andare a cucire. Il nostro braccio è concluso, ne dobbiamo realizzare un altro identico. Proseguiamo facendo le orecchie. La parte esterna sarà del colore dell'orsetto, invece la parte interna la andremo a fare rossa. Però andremo a lavorare due parti separate, quindi la prima parte sarà beige, la seconda parte sarà rossa. Adesso facciamo la prima. Vado a fare un anello magico di 6 maglie basse. Una volta fatto l'anello magico andiamo a fare 6 aumenti consecutivi. Una volta fatti i 6 aumenti consecutivi dobbiamo avere un totale di 12 maglie basse. Adesso dobbiamo proseguire facendo aumenti consecutivi, quindi andremo a fare una maglia bassa e un aumento per 6 volte e a fine giro avremo un totale di 18 maglie basse, poi 2 maglie basse e un aumento per 6 volte e a fine giro avremo un totale di 24 maglie basse, 3 maglie basse e un aumento per 6 volte e a fine giro avremo un totale di 30 maglie basse, 4 maglie basse e un aumento per 6 volte e a fine giro avremo un totale di 36 maglie basse e infine 5 maglie basse e un aumento per 6 volte e a fine giro avremo un totale di 42 maglie basse. Proseguite a lavorare questi giri, una volta fatti vi faccio vedere come proseguire. Questo è il risultato finale una volta realizzati tutti i giri di aumenti. Adesso dobbiamo andare a fare 5 giri di maglie basse. Questo è il risultato una volta fatti 5 giri di maglie basse. Adesso la nostra prima parte dell'orecchio è conclusa. Tolgo il marcapunti, entro nella maglia e faccio una maglia bassissima, una catenella e taglio il filo abbastanza lunghetto perché ci servirà per andare a cucire.
Quindi la prima parte è conclusa, di questa ce ne servirà un'altra identica. Mettiamo da parte il color beige e prendiamo il rosso e andiamo a fare la seconda parte del nostro orecchio. Andiamo a fare un anello magico di 6 maglie basse. Una volta fatto l'anello magico andiamo a fare 6 aumenti consecutivi. Una volta fatti i 6 aumenti consecutivi nel nostro lavoro abbiamo 12 maglie basse. Andiamo a fare adesso una maglia bassa e un aumento per 6 volte. Una, nella successiva l'aumento. Ripetiamo questo passaggio per altre 5 volte. Finito anche questo giro abbiamo un totale di 18 maglie basse, dobbiamo andare a fare l'ultimo giro di aumenti. Quindi vado a fare 2 maglie basse e un aumento per 6 volte. Una, due e nella successiva un aumento. Ripeto questo passaggio per altre 5 volte. Una volta concluso il giro abbiamo un totale di 24 maglie basse. A questo punto abbiamo concluso anche la nostra seconda parte, quindi tolgo il marcapunti, faccio una maglia bassissima, una catenella e taglio il filo lunghetto perché ci servirà per poi andare a cucire. Seconda parte fatta, prima parte fatta e poi andranno posizionate in questo modo. Anche della seconda parte ne dovete fare un secondo pezzo identico. Adesso andiamo a fare la coda. Andiamo a fare un anello magico di 6 maglie basse. Fatto l'anello magico vado a fare 6 aumenti consecutivi. Una volta fatti i 6 aumenti consecutivi nel nostro lavoro abbiamo un totale di 12 maglie basse. Adesso dobbiamo andare a fare una maglia bassa e un aumento. Prima maglia fatta, nella successiva un aumento. Proseguo in questo modo per altre 5 volte. Finito il giro abbiamo un totale di 18 maglie basse. Adesso proseguiamo facendo 2 maglie basse e un aumento per 6 volte. Prima maglia bassa, seconda maglia bassa, nella successiva un aumento. Proseguo in questo modo per altre 5 volte. Una volta finito il giro abbiamo un totale di 24 maglie basse. Adesso dobbiamo andare a lavorare 3 giri di maglie basse. Una volta finiti i 3 giri di maglie basse, questo è il lavoro concluso. Quindi togliamo il marcapunti, facciamo una maglia bassissima, una catenella e tagliamo lunghetto perché ci servirà poi per andare a cucire il nostro lavoro.
E anche la coda è conclusa. La coda, prima di andare a cucirla al corpo, la andremo leggermente a imbottire. Adesso dobbiamo andare a fare il nasino del nostro orsetto. Possiamo utilizzare lo stesso beige che abbiamo utilizzato per il corpo o andare una tonalità un po' più scura o anche più chiara. Io andrò a utilizzare lo stesso beige. Vado a fare un anello magico di 6 maglie basse. Una volta fatto l'anello magico vado a fare 6 aumenti consecutivi. Una volta fatti i 6 aumenti consecutivi ho un totale di 12 maglie basse. Adesso vado a fare una maglia bassa e un aumento per 6 volte. Quindi prima maglia bassa, nella maglia successiva un aumento. Ripeto questo passaggio per altre 5 volte. Una volta concluso il giro ho un totale di 18 maglie basse. Adesso proseguo facendo 2 maglie basse e un aumento per 6 volte. Una maglia fatta, faccio la seconda e nella maglia successiva un aumento. Ripeto questo passaggio per altre 5 volte. A fine di questo giro ho un totale di 24 maglie basse. Adesso vado a fare 3 maglie basse e un aumento per 6 volte. Una, due, 3 e nella successiva un aumento. Ripeto questo passaggio per altre 5 volte. A fine di questo giro ho un totale di 30 maglie basse. Adesso andiamo a fare 4 maglie basse e un aumento per 6 volte. Due, 3, 4 e nella successiva un aumento. Ripeto questo passaggio per altre 5 volte. Una volta finito anche questo giro, nel mio lavoro ho un totale di 36 maglie basse. Adesso andiamo a fare 3 giri di maglie basse. Potete fare dai 3 ai 5 giri, dipende da quanto spesso volete fare il musino. Io mi fermerò ai 3 giri. Una volta che avete completato i giri di maglie basse, il nostro nasino è quasi concluso. Andiamo a fare quindi una maglia bassissima, una catenella e tagliamo il filo perché ci servirà poi per andare a cucire. Adesso dobbiamo andare a ricamare il nasino. Con il filo nero vado a entrare 1, 2, 3 giri sopra l'anello magico. Mi posiziono più o meno al centro. Dovete vedere voi poi qual è il centro in base al vostro lavoro, perché in base a quanto lavorate larga la maglia o quanto andate a stringere, il centro si sposta. E anche in base a quanto volete largo il vostro nasino. E andiamo a disegnare un angolo.
Una volta disegnato quest'angolo dobbiamo andare a riempirlo, quindi mano a mano vado a lavorare a ricamare il nostro nasino da destra verso sinistra, poi sempre di più accorciando il filo. Non è facilissimo lavorarlo rimanendo sotto l'inquadratura, quindi abbiate un po' di pazienza. Voi sicuramente verrà più semplice. Una volta riempito, poi potete ripassarlo più e più volte in modo da riempire bene. Una volta riempito potete lasciarlo così oppure scendere dritti nell'anello magico, quindi più o meno qui è il mio punto d'entrata, quindi passo da dietro, porto il filo all'esterno, entro dove ho fatto la punta del nasino ed ecco qua il nostro naso concluso. Una volta che noi andremo a cucirlo alla faccia, il nasino andrà leggermente imbottito. Una volta che abbiamo tutti i pezzi e li abbiamo imbottiti, dobbiamo andare ad assemblare il nostro amigurumi. Una volta assemblato, poi vi faccio vedere come andare a fare il cuore. Come prima cosa andiamo a cucire insieme il corpo e la testa. Del corpo questo pezzo di filo lo mettiamo semplicemente all'interno. Andiamo a inserire in questo modo, a posizionare così la testa e andiamo a inserirci nella testa prendendo una maglia in questo modo. Facciamo passare il filo, mettiamo il filo e alla base del nostro collo che abbiamo realizzato entriamo nuovamente, vedete, così in una maglia e portiamo fuori il filo. Rientriamo in una maglia della testa, portiamo fuori il filo, entriamo poi in una maglia del corpo seguendo sempre la stessa linea e portiamo fuori il filo. Ripetiamo questi passaggi per tutta la nostra cucitura. Questo è il risultato una volta cucita la testa al corpo. Una volta che abbiamo anche bloccato il filo, entriamo con l'ago all'interno del corpo della testa, facciamo passare attraverso, quindi usciamo in un punto qualsiasi, in questo caso del corpo, portiamo fuori il filo e possiamo così andare a tagliare l'estremità in eccesso. La testa al corpo è conclusa. Come potete vedere, io ho anche già cucito una gamba, un braccio e un orecchio. Adesso vi faccio vedere come andare a cucire l'altra gamba, l'altro braccio e l'altro orecchio e poi andiamo a cucire insieme il muso e la coda. Prendiamo quindi la nostra gamba e inseriamo il filo nell'ago, andiamo a schiacciare all'interno l'imbottitura e pieghiamo in due. A questo punto andiamo a cucire qui i due lembi assieme. Quindi che faccio? Con l'ago entro in una maglia da una parte e ugualmente in una maglia dall'altra e faccio passare il filo. Di nuovo, partendo sempre dallo stesso lato, entro in una maglia in un lato, entro in una maglia nell'altro lato
e faccio passare il filo. Proseguo in questo modo la cucitura. Una volta finita la cucitura, mi servono degli spilli e vado a posizionare la gamba qui in questo modo. Io che ho già posizionato l'altra, controllo che sia nella giusta posizione e poi vado a bloccare la mia gamba con gli spilli. Vedete? Naturalmente poi io vi do giusto un'indicazione, voi la mettete come più preferite. Arrivati a questo punto dobbiamo andare a cucire. Quindi entriamo in un punto nella gamba e in un punto nel corpo. Di nuovo mi sposto nel punto a fianco, entro in un punto del corpo, della gamba, scusatemi, e in un punto del corpo. Devo proseguire in questo modo la cucitura di tutta la gamba. Una volta fatta tutta la cucitura, quindi cucita tutta la gamba, comunque si andrà a muovere, quindi facciamo come ho fatto qui, andiamo a mettere un punto di unione tra il corpo e la gamba. Quindi sono in questo punto, entro con l'ago ed esco in un punto qui del corpo, vicino all'attaccatura con la gamba, entro in un punto della gamba e poi rientro qui nel corpo. Vedete? Stringo, rientro qua nella gamba e faccio un nodino per bloccare il filo. Stringo bene e la nostra gamba è conclusa. Quindi, come ho fatto per la testa, entro con l'ago nel corpo e tiro fuori il filo e taglio. E le gambe nel nostro orsetto sono cucite. Adesso andiamo a cucire il braccio e dobbiamo fare gli stessi identici passaggi che abbiamo fatto per la gamba, sia da questo lato e sia mettere il punto all'interno. Vedete come per la gamba ho posizionato il mio braccio con gli spilli e adesso piano piano vado a cucirlo. Ripeto, faccio gli stessi identici passaggi che ho fatto per la gamba. Ecco qui le nostre braccia e le nostre gambe attaccate al corpo. Adesso vi faccio vedere come andare a posizionare l'orecchio, il muso e la coda, tanto le cuciture sono identiche a quelle che abbiamo già visto sia per la testa e sia per le gambe. Sono uguali sia per le orecchie, sia per il muso e sia per la coda. L'orecchio era diviso in due parti, la parte color beige e la parte rossa. Prima di tutto dobbiamo andare a cucire la parte rossa all'interno del nostro orecchio. Quindi prendiamo la parte beige, la apriamo e andiamo a piegarla a metà lasciando qui, vedete, l'angolino di chiusura dove c'è il filo in un lato. Andiamo a piegare in questo modo. A questo punto metto qui, posiziono al centro il mio tondino rosso e vado a cucire. Come sempre entro in una maglia del corpo e poi esco, scusatemi, in una maglia del rosso e poi in una maglia dell'orecchio e porto fuori il filo. In questo caso poi da dentro entro in una maglia dell'orecchio ed esco in una maglia della parte rossa e porto fuori il filo. Mi raccomando, dovete cucire all'interno, questa parte non va cucita.
e di nuovo vado a cucire in questo modo per tutto il lavoro. Questo è l'orecchio cucito nelle due parti. Andiamo a posizionarlo. Prendete come punto di riferimento il centro. Io mi aiuto già andando a posizionare il l'ago, lo spillo e poi entro qui in una parte della testa. Vado a bloccarlo. Lo blocco poi anche dall'altro lato. Una volta bloccato possiamo andare a cucirlo. La cucitura è come vi ho fatto vedere per la gamba. Come potete vedere io ho cucito anche l'altro orecchio e sono già andata a posizionare il nasino. Il nasino, mi raccomando, una volta che avete quasi completato la cucitura andate a imbottirlo. Io l'ho già imbottito leggermente, però continuerò poi a imbottirlo una volta conclusa quindi la cucitura, quindi proprio prima di fare gli ultimi punti andrò a finire di imbottirlo e poi chiuderò il tutto. Questa è la nostra faccia conclusa. Adesso dobbiamo andare a cucire soltanto la coda. Come potete vedere io l'ho già posizionata al centro in corrispettiva delle due gambe. Faccio la stessa cosa che ho fatto per il musino. Questo è l'orsetto finito. Adesso vi faccio vedere come fare il cuore. Per fare il cuore prendiamo il cotone più grosso e un uncinetto numero 4. Prima di tutto andiamo a fare un anello magico di 6 maglie basse. Una volta fatto l'anello magico vado a fare 6 aumenti consecutivi, quindi un aumento in ogni maglia. Una volta fatti i 6 aumenti consecutivi ho un totale di 12 maglie basse. Adesso vado a fare una maglia bassa e un aumento per 6 volte. Ripeto questo procedimento per altre 5 volte. Finito anche questo giro abbiamo un totale così di 18 maglie basse. Adesso lavoro 2 giri di 18 maglie basse. Una volta fatti 2 giri di maglie basse abbiamo concluso la nostra prima parte del cuore. Ne dobbiamo fare una identica. Quindi una volta che l'abbiamo fatta possiamo fare una catenella e tagliare il filo. Nella seconda parte invece dobbiamo lasciare il filo attaccato. Nel mio caso questa è la seconda parte, infatti vado a disfare la catenella che ho fatto e inserisco l'uncinetto. In questo modo, vedete, questa è la prima parte e questa è la seconda parte che avevo realizzato. Adesso dobbiamo andarle a unire per realizzare il nostro cuore. Quindi entriamo qui nell'ultima maglia che abbiamo realizzato e andiamo a fare una maglia bassa. Vi consiglio di stringere leggermente ma non eccessivamente, in modo da in questo punto di unione lavorare il nostro cuore bello compatto, però non stringete eccessivamente perché sennò poi non riuscite a far passare l'uncinetto. Ho fatto la mia maglia bassa e metto il marcapunti. Adesso devo proseguire a lavorare le maglie basse per tutta la prima parte, poi vi faccio vedere qui come proseguire l'unione. Questa maglia qua, questa qui io la salto
perché l'ho appena lavorata, è quella del giro precedente, quindi mi sposto direttamente nell'altra. Arrivati a fine della nostra prima parte, qui vedete c'è la maglia bassa che abbiamo fatto di unione. Io entro nella maglia bassa e vado a fare un'altra maglia bassa. Questo perché? Perché così vado a stringere il più possibile qui. E proseguo lavorando maglie basse. A fine del nostro giro dobbiamo avere un totale di 38 maglie basse. Adesso dobbiamo andare a fare altri 2 giri di 38 maglie basse, quindi lavoriamo le maglie così come si presentano. Finiti i 2 giri di maglie basse dobbiamo proseguire facendo 8 maglie basse, 2 diminuzioni, 14 maglie basse, 2 diminuzioni e 8 maglie basse. Quindi andiamo a lavorare le 8 maglie basse. Fatte le 8 maglie basse vado a fare le 2 diminuzioni. Una e 2. Adesso lavoro 14 maglie basse e vado nuovamente a fare 2 diminuzioni. E adesso concludo lavorando 8 maglie basse. Finito questo giro dobbiamo avere un totale di 34 maglie. Adesso lavoriamo 2 giri di 34 maglie basse. Una volta finiti i 2 giri di 34 maglie basse proseguiamo con le diminuzioni. Adesso dobbiamo andare a fare 4 maglie basse e una diminuzione per 6 volte, ma a fine giro rimarranno 4 maglie. Vi faccio vedere. Faccio quindi le 4 maglie basse, 1, 2, 3, 4, la diminuzione. Andate a ripetere questo passaggio per altre 5 volte. Arrivati a fine giro, questo è il risultato. Vedete, mancano le 4 maglie. E andiamo a lavorare così come si presentano. A fine di questo giro dobbiamo avere un totale di 29 maglie basse. Adesso dobbiamo andare a fare 3 maglie basse e una diminuzione per 6 volte e a fine giro rimangono sempre 4 maglie basse, come vi ho fatto vedere per questo giro. Una, 2, 3,
e la diminuzione. Andate a ripetere questo passaggio per altre 5 volte. Siamo arrivati a fine giro, come potete vedere mancano le 4 maglie basse. 1, 2, 3 e 4. A fine di questo giro ci sono 24 maglie basse. Adesso dobbiamo andare a fare 2 maglie basse e una diminuzione per 6 volte. Arrivate a fine giro ho un totale di 18 maglie basse. Adesso vado a lavorare un giro di 18 maglie. Finito questo giro dobbiamo andare a fare una maglia bassa e una diminuzione per 6 volte. Una maglia bassa e una diminuzione. Ripetiamo questo passaggio per altre 5 volte. Arrivati a questo punto nel nostro lavoro abbiamo un totale di 12 maglie basse. Adesso ci blocchiamo un attimino con il lavoro perché andiamo a imbottire il nostro cuore. Questo è il risultato una volta che abbiamo imbottito il nostro cuore. Dobbiamo andare a fare adesso l'ultimo giro di diminuzioni e possiamo chiudere il lavoro. Dobbiamo andare a fare 6 diminuzioni consecutive. Una, 2, 3, 4, 5, 6. Faccio una catenella e taglio il filo. Adesso riprendiamo l'ago da lana e andiamo a chiudere il forellino. Adesso entro in ogni singola maglia, quindi entro nella costina quella esterna e faccio passare il filo. Ripeto questo procedimento per tutte e 6 le maglie. Una volta concluse tutte e 6 le maglie, tiro il filo. Vedete? E il nostro forellino si chiude automaticamente. A questo punto lo andiamo a bloccare con un nodino e andiamo a disperdere il filo all'interno della lavorazione. E tagliamo il filo in eccesso. Ecco qui il nostro cuore. Prendiamo il nostro orso e andiamo a posizionare il cuore qui al centro, in questo modo. Per andare a bloccare il cuore andiamo a mettere 2 punti all'interno delle braccia e delle gambe. Eccoci qua a fine tutorial, spero che questo orsetto vi sia piaciuto. Se lo rifate mi raccomando taggatemi così io posso sia vedere che ricondividere i vostri lavori. Ci vediamo al prossimo tutorial, ciao!